Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che ho fatto di corsa. Vi chiedo già scusa se la qualità dell'audio delle riprese non è almeno a livello standard del mio canale, ma ho voluto far uscire il video in fretta perché magari tanti di voi aspettavano questo prodotto per capire in che fascia si collocasse. Nuovo Bluetti AC180p. Ma tu sei sponsorizzato da Bluetti, adesso spingerai un sacco questa Power Station. Allora, io l'ho già spiegato un po' di volte, faccio video di diversi marchi, non ho nessun vincolo, non sono pagato, posso fare i video di quello che voglio ed è una scelta che ho fatto io. Adesso non sto a spiegarvi a livello mio commerciale quanto mi ha fatto perdere questa scelta, ma così è. Quindi basta dare un'occhiata al canale, vedete che provo un sacco di marchi. Poi che Bluetti sia il mio preferito, questo lo dico spassionatamente e sono anche rivenditore ufficiale, ho anche un negozio fisico che praticamente ho aperto quasi solo per vendere i Bluetti, ma questa è una mia preferenza tecnica del prodotto. Non dico che non ce ne sono altri di validi, ma i miei preferiti tecnicamente ad oggi rimangono i Bluetti. Quindi questo nuovo prodotto lo recensisco con gioia, se vogliamo, perché è un prodotto che aspettavo. Ho saltato la recensione della C180 senza stare a fare un paragone tra le due macchine, perché AC180p è semplicemente una versione potenziata della C180, quindi stesse misure, stesse caratteristiche di potenza, abbiamo solo un po' più di batteria. Come macchina quindi parliamo di una Power Station che è molto compatta, è piccola, perché parliamo di un cubo di 34x31 profonda 25, pesa 16 kg, che non è pochissimo, non pesa un chilo, però si riesce a prendere a trasportare anche solo con una maniglia. Con una mano io non sono propriamente uno che fa palestra, ecco. Però ha una potenza di 1800 watt in uscita costanti, con una funzione, un power lifting che ci dà un picco fino a 2700 watt, e con 1800 watt capite bene che diventa un prodotto che possiamo sfruttare in moltissime circostanze. È sicuramente fatta per la mobilità, perché è molto trasportabile, potete portarvela tranquillamente dietro per fare il picnic. È il prodotto secondo me top, il più diciamo inquadrato per gli utilizzi ad esempio col camper, perché la ficcate sotto la dinette, ve la portate in cabina, la potete anche mettere in un armadio. Tante volte, aprendo una parentesi, mi chiedono ma come faccio a collegare la cellula del camper a una Power Station? E in questo modo, semplicemente con un cavo che parte con una spina asciugo che infilate nella Power Station e che termina con la presa C, quella blu, quella che usate in piazzola, dove attaccate direttamente il camper. Questo per appoggiarla fuori. Se volete fare un collegamento fatto un po' meglio, ci si può collegare direttamente al quadro elettrico del camper, magari mettendo un commutatore per scegliere se alimentarvi da piazzola o da Power Station. È il tipo di installazione classica che faccio sui camper. Guardate, perché avevo fatto il video del commutatore, così se guardate i miei tutorial diciamo a 360 gradi vi fate una cultura generale di tutto. Ma torniamo alla Power Station, 1800 watt, 2,7 di picco, l'accumulo 1440 watt-ora, quindi abbiamo un accumulo più grande, chiaramente sempre tecnologia LiFePO 4, garanzia su questa macchina di 5 anni, e le batterie sono date per i soliti circa 3500 cicli di vita. Accumulo interno che è anche espandibile, perché con i moduli B80p potete collegarli in ingresso e aumentare quindi la capacità. Trovate il modulo B80p in descrizione, ma anche di questo discorso di come ampliare le Power Station che non sono predisposte per un accumulo esterno sto preparando un video per darvi alcune dritte in merito. È una macchina che può essere caricata da rete in 3 diverse versioni, comunque riusciamo a caricarla al massimo a 1440 watt, quindi se la caricate abusivamente a lavoro da qualche parte, se la caricate durante la notte perché avete le ore free, in neanche 2 ore l'avete caricata da 0 a 100. Poi c'è il discorso del solare che accetta fino a 500 watt di ingresso dai pannelli, ma più che altro bisogna stare attenti alla tensione, perché accetta da 12 a 60 volt, quindi se dovete prendere dei pannelli e magari un pannello a 30-40 volt di tensione non potete metterne 2 in serie, ma dovete metterli in parallelo, e magari poi ve lo faccio vedere nel video. Ricarica da auto 12-24 volt indifferente, carica a circa 100 watt 12 volt, circa 200 watt a 24. Chiaramente caricando a 12 volt
watt, se fate il conto ci vanno circa 12-13 ore per caricarla da 0 a 100. Una volta che l'abbiamo caricata però è una macchina assolutamente versatile, perché faremo un po' di test nel video per farvi capire. La posso usare anche in ambito domestico? Assolutamente sì, perché con quelle potenze è riuscita a fare praticamente di tutto. Una macchina che adesso al lancio costerà 1499 euro, vi lascio tutti i link in descrizione per comprarla sul sito ufficiale, io chiaramente sarò rivenditore e sfruttando anche magari le agevolazioni fiscali vediamo che prezzo riesco a farvi. Ora non perderei tempo, inizierei subito dallo spacchettamento. Prima di andare avanti col video iscrivetevi al canale perché è gratuito, non costa nulla e mi supportate, mi date manforte per continuare a procurarmi prodotti del genere e portarvi la mia opinione sul canale. Bene, finalmente a C180p lo aspettavo da un po' di tempo, apriamo la scatola, sicuramente sarà una matriosca una dentro l'altra, la tiriamo fuori, diamo un'occhiata anche all'imballaggio. La scatola vera e propria è provvista di maniglie, anche se ha un certo peso si riesce comunque a impugnare. Nella parte superiore, come al solito, come in tutti gli imballi più o meno dei Bluetti, troviamo subito il manuale e la scatola con gli accessori. Ampie spugne imbottite di protezione. Apriamo il cellophane, intravediamo subito i due comodi maniglioni per impugnarla ed estrarla. Finalmente arriviamo al nostro C180p. Sono felicissimo perché l'aspettavo da un sacco di tempo. Dunque, cosa abbiamo? Abbiamo esattamente quello che è una C180, ma vedete subito che abbiamo questi dettagli, queste grafiche color arancione. Cambia la dicitura perché oltre ad avere la sigla P, notiamo subito la prima differenza che è l'accumulo interno che diventa 1440 Wh. Sempre 1800 watt in uscita. Le due scritte sono invertite. Due prese, uscita onda pura 1800 watt, tutta la parte dell'USB con una C Power Delivery da 100 watt, due tipo A 5 volt 3 A e altre due tipo A 5 volt 3 A. Quindi una sola Type-C e abbiamo ottenuto 4 Type-A che sono comunque quelle, se vogliamo, ancora più frequenti da trovare nei dispositivi. Uscita accendisigari 12 volt non 24 e l'ingresso sempre solito col connettore proprietario circolare di Bluetti per tutto quello che è l'ingresso in DC, che sia auto, pannelli, batterie esterne, eccetera eccetera. I pulsanti di nuova concezione, tutti i nuovi prodotti ormai hanno questa tipologia di pulsanti che hanno la scritta o il simbolo interno che si illumina all'attivazione e il display. Sulla parte superiore non perdiamo la ricarica wireless a 15 watt, quindi prodotto full optional. Parte inferiore con 4 generosi piedini in gomma antiscivolo, lato destro con ventola di raffreddamento, la maniglia come abbiamo visto rivestita in gomma, ingresso AC 220 volt diretto, pulsante di protezione in caso di sovraccarico da rete, punto di messa a terra. Lato sinistro solo un'altra griglia con ventola di raffreddamento, sul posteriore abbiamo tutti i dati di targa e il QR code col seriale e viene specificato che i 1800 watt totali in uscita sono riguardanti tutte le porte, quindi se usiamo anche la parte in DC molto caricata non avremo 1800 watt sulle prese del 230 perché 1800 watt sono il totale. Marchio CE, dispositivo ROS, le solite certificazioni del caso. Diamo un'occhiata agli accessori in dotazione. Abbiamo il solito cavo 230 volt con spina asciugo, il cavo con il suo connettore circolare dove abbiamo l'ingresso il DC, quindi due connettori MC4 che all'occorrenza potremmo collegare a un pannello, a una prolunga per andare a un pannello se necessario, oppure la possiamo caricare direttamente a 12 volt e c'è un cavo diretto con spina accendisigari e connettore sulla macchina. La accendiamo, vediamo come va. Molto bene, la accendiamo. Solita animazione, display che non è touch e il display delle macchine piccole o medie, quindi sulla sinistra abbiamo l'input con i watt in ingresso, percentuale di batteria e ore di autonomia stimate, uscita con i watt, i 50 Hz che sono già impostati. Se accendiamo il DC si illumina il tastino e vedete che mi segnala DC lì sopra e anche la ricarica wireless. AC, si illumina il tasto AC, abilitiamo le prese e compare la scritta AC. Siamo al 63%, un'ottima percentuale di autonomia per stoccaggio o per la spedizione dei prodotti. Ora, prima di metterla in carica, la aggiungiamo all'applicazione e vediamo se abbiamo delle impostazioni per i vari tipi di ricarica, quindi di conseguenza i watt che deve tirare sul 230 volt e la velocità di carica
dell'accumulo. Guardando le istruzioni avremo la possibilità di fare già dei settaggi premendo delle combinazioni di display, ma essendo una macchina che può lavorare connessa all'applicazione, conviene chiaramente fare tutte le impostazioni d'applicazione. Quindi con macchina accesa apriamo la nostra applicazione Bluetti, anche se si spegne il display la macchina non è spenta, andiamo nei miei dispositivi, aggiungiamo un dispositivo, premiamo il tasto più, viene trovato automaticamente il nostro AC180p, aggiungiamo il dispositivo, continuiamo a dare ok, finito, associazione riuscita, premiamo avvio. In questo momento abbiamo aggiunto la macchina al nostro account, Bluetti. Entriamo nel nostro AC180p, da qui abbiamo la schermata principale dove visualizziamo esattamente cosa sta entrando dai pannelli, cosa sta uscendo nella parte in DC, cosa stiamo prelevando dalla rete e cosa stiamo dando in uscita sulla parte AC. Qui su questa serie di macchine abbiamo la possibilità di spegnere completamente la macchina da applicazione, la possibilità di accendere la parte in DC, di accendere la parte in AC. Chiaramente in questo momento siamo collegati solo ed esclusivamente direttamente col Bluetooth del telefono. Possiamo quindi disattivare. E dalla schermata Home abbiamo ad esempio accesso al pacco batterie. Pacco batterie 1 perché è l'unico collegato. Vi ricordo che la macchina è anche espandibile, quindi in quel caso dall'applicazione visualizzeremo anche il pacco batterie aggiuntivo. Entriamo nel pacco 1. Modulo 180p, SOC al 69%, batteria in parallelo, non abbiamo allarmi, non abbiamo errore, non abbiamo stato di protezione, versione del software della batteria. Parlando di versione software batteria, entriamo in impostazioni. Prima cosa controlliamo se ci sono aggiornamenti firmware. Nessun aggiornamento da fare nel BMS, versione attuale. Facciamo un check, ricerca aggiornamenti, mi dice che sei aggiornato. Diamo un'occhiata alle impostazioni. Possibilità di andare direttamente nel manuale utente e di condividere il dispositivo con un altro account. Visualizzatore della pagina iniziale vuol dire che appena aprite l'app Bluetti visualizzerà questa macchina senza entrare nei miei dispositivi. Qui abbiamo la modalità di ricarica che può essere standard, turbo o silenziosa. Standard carica normale se non avete fretta è la più consigliata. Turbo se avete fretta di caricare dà molta più potenza in ricarica alle batterie. Modalità silenzioso, vedete che vi dà anche l'avviso, non fa partire le ventole durante la fase di ricarica riducendole al massimo, ma chiaramente caricando con meno watt. Adesso poi facciamo tutte le prove del caso. Il powerlifting serve ad avere uno spunto maggiore se richiesto in uscita dalla macchina. Se non è necessario conviene tenerlo disabilitato. La modalità eco serve a gestire sia la parte AC che la parte DC, dove possiamo decidere dopo quante ore spegnere se non sente il carico e abbiamo le opzioni 1 ora, 2 ore, 3 ore, 4 ore. Possiamo anche scegliere se deve spegnere raggiungendo un determinato valore di watt inteso come minimo. Per la parte DC abbiamo una gestione separata con le stesse opzioni in ore o in watt minimi. Abbiamo un qualcosa da alimentare che una volta raggiunta la temperatura, per esempio noi siamo tranquilli che non dobbiamo più alimentarlo, sappiamo che un dispositivo che scalda quando finisce di scaldare diminuisce il consumo in watt. Una volta che abbiamo imparato qual è quel valore possiamo dire che raggiunto quel valore in watt la Power Station spegne e quindi abbiamo un'economia per quel che riguarda l'autonomia della Power Station stessa. Sospensione automatica riguarda lo spegnimento che può avvenire dopo un determinato tempo, che può essere 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti oppure mai. Nelle impostazioni avanzate possiamo scegliere gli Hertz, che chiaramente in Italia devono rimanere 50, e il boost di rete. Il boost di rete è una modalità da attivare che permette di caricare la Power Station anche quando la rete che arriva in ingresso non è stabile, ci sono degli sbalzi. Ora facciamo direttamente una prova provando a variare la modalità di ricarica. Questo col 230 volt. Per quanto riguarda la ricarica dall'ingresso in DC non è influente. Colleghiamo quindi l'ingresso di ricarica. Vedete che la Power Station inizia a caricare e nelle impostazioni abbiamo modalità standard. Se mettiamo modalità silenzioso, e notate bene che in questo momento stanno già girando le ventole, vediamo se riesco a farvele sentire, fanno già un rumore che in determinati contesti potrebbe essere fastidioso. E le ventole sono partite perché in modalità standard carichiamo da rete a circa 850-860 watt. Proviamo a mettere modalità di ricarica silenzioso, vediamo da 860 quanto ci attestiamo
e vedete che scende a 280-290, le ventole stanno girando ancora, ma molto piano. Tra l'altro, quando partono le ventole compare anche un simbolo sul display. Stessa cosa per la connessione Bluetooth. A questo punto proviamo la modalità turbo, ripartono le ventole, ritorniamo a 860 watt. Dopo un po' di tempo che è in carica, cambiano invece le potenze in gioco, perché in modalità turbo vedete che arriva a 1300-1400 watt. Se metto modalità standard scendiamo a circa 1 kW. Se metto in modalità silenzioso invece torna sempre a quei circa 290-300 watt. Quindi le modalità standard e turbo si autoregolano in base alla temperatura, alla percentuale di carica, gestisce lei a quanto caricare. Possiamo caricare in contemporanea da rete e anche da ingresso DC o fotovoltaico? Assolutamente sì. Se io metto anche l'ingresso DC, vedete che diventa verde e il flusso va verso la C180 sia da rete che da ingresso PV. In questo caso lui, anche se siamo collegati a un accendisigari, vede comunque l'ingresso PV, quindi mi somma il kilowatt 100 che arriva da rete più gli 80-90 watt che in questo caso stanno arrivando dal 12 volt dell'accendisigari. Ok, vediamo invece per quanto riguarda la ricarica da presa accendisigari che valori riusciamo ad ottenere. In questo caso abbiamo un 24 volt. Col 24 volt siamo sui 180 watt circa. Proviamo ora invece con un 12 volt, ci attestiamo esattamente a metà, non arriviamo neanche a 90. Vi ricordo che avevo fatto il video del convertitore 1248 per portare i watt di ricarica in ingresso viaggiando in mobilità, quindi auto, camper eccetera, a circa 300-350 watt. Ok, chiaramente dallo stesso ingresso possiamo poi entrare a fare una prova con il pannello fotovoltaico. In questo momento piove, quindi finisco di caricarla a 230 volt, la porto al 100% e poi iniziamo a fare un po' di test funzionali. Siamo ancora in modalità standard, ora la porto in modalità silent, non tanto per il rumore, ma perché soprattutto la prima ricarica, se avete tempo, è importante farla al minor wattaggio possibile, in modo da caricare, diciamo, con calma. Adesso faccio un test che mi piace fare, ossia quello di lasciarla accesa dopo averla caricata tutta con un carico fisso, in modo da vedere quanto dura e riuscire a darvi un'idea abbastanza precisa di quella che è la reale autonomia di un prodotto del genere. Ok, ricarica al 100%, stacchiamo l'ingresso AC. Ho messo un faro da 50 watt come carico, proviamo ad attivarlo. Ok, faro acceso, consumo effettivo 50 watt 49. Stiamo parlando di un faretto Osram da 50 watt, quindi ci siamo. Allora, sono le 19:10 di sera. Lascio qua tutto acceso, torno domani mattina in negozio, saranno passate intanto 13-14 ore, vediamo a che punto è e iniziamo a fare delle stime sulla reale autonomia. Ok, andiamo in negozio, è mattina, sono quasi le 10, sono in ritardo, vediamo se è ancora accesa, direi di sì perché vedo luce. Apriamo il negozio. Eccola qua, ancora accesa. Dunque, sono quasi le 10 di mattina, siamo al 33%. Sono 15 ore che è accesa, con un consumo di diciamo 50 watt, adesso vedete che oscilla a 45. Va bene. La lascio ancora accesa, vediamo di tirarla giù fino allo 0% e vediamo quanto tempo è passato. Dunque, mentre stiamo continuando ad alimentare il faro, volevo fare il test dell'uscita fase-fase. Si vede veramente poco, però c'è fase su un filo e c'è fase sul filo, quindi il fatto che si accenda anche poco il cercafase vuol dire che effettivamente abbiamo una bifase a 110. Siccome abbiamo questo punto di terra, volevo provare a collegarlo all'impianto di terra per vedere se magari internamente non fa una messa a terra della fase per avere l'uscita fase neutro. È una curiosità, proviamo a metterla a terra. E no, non cambia nulla. Abbiamo sempre fase-fase, quindi la messa a terra serve solo come sicurezza in più per avere la macchina a terra. Allora, il faro è ancora acceso, sono le 16:20, volevo fermarmi alle 16:10 ma siamo andati oltre. Vediamo la situazione. Siamo al 3% e mi dà ancora quasi un'ora di autonomia. Io ora interrompo e facciamo un attimo i conti alla carlona.
Allora, dalle 19:10 alle 16:10 sono passate 21 ore. Un consumo di 50 watt per 21 ore sarebbe un totale di 1050 watt ora. Ok? Perché il calcolo è questo. Ipotizzando un 80% di quello che riusciamo a sfruttare dell'accumulo, dovremmo avere un'energia utile, utilizzabile, una riserva di 1152 watt-ora. Ne abbiamo utilizzati 1050. Diamo per scontato che quest'ora di autonomia che manca, magari mettiamone poco meno, perché effettivamente stiamo consumando 43 watt adesso, non 50 come all'inizio. Durante la notte non so a che punto è cambiato questo assorbimento, però se andiamo a fare un conto un po' approssimativo, diciamo che ci ballano un centinaio di watt, anche meno, tra il calcolo teorico e quello che realmente abbiamo consumato. Diciamo che la regola dell'80% dell'autonomia realmente utilizzabile, più o meno sto vedendo che normalmente è sempre valida. Riattacco la presa, spengo un attimo l'uscita C e cosa faccio? Rimetto in carica la power station, perché adesso è andata giù, si è intanto acceso anche il simbolo della batteria, ma dobbiamo fare ancora un po' di prove. La rimetto in carica. Mentre è in carica riattivo l'uscita C, rifaccio la prova del bifase per vedere se connessa alla rete esce monofase e effettivamente, come mediamente tutte le power station che stiamo provando, adesso sicuramente voi non lo vedrete, però abbiamo la fase solo su un filo. Quando è collegata alla rete bypassa e ci dà in uscita un neutro e una fase. Collegata alla rete in modalità diciamo UPS esce fase neutro. Già che parliamo di UPS, facciamo un test di interruzione alimentazione in modalità UPS per verificare se percepiamo, su questa che è una lampadina a risparmio energetico, un abbassamento di tensione. Dovrebbe avere un intervento velocissimo, ma verifichiamo. Praticamente impercettibile. Vediamo quando ridiamo a rete. Si sente lo switch scattare, ma non vediamo nessun abbassamento. Ecco, adesso un minimo l'ha fatto. Impercettibile, quindi lo switch dell'UPS è praticamente istantaneo. Ora la riporto su di percentuale, facciamo qualche stress test e volevo fare anche una prova un po' ardua che non so se riusciremo a passare. Dopo averla caricata farei il solito stress test attaccando i phon, tutto quello che trovo per salire di watt e vediamo come si comporta, se è stabile, come si comporta il raffreddamento e tutto quanto. Ok, stress test, macchina accesa, C acceso, 2 pistole termiche, un phon e una pistola termica. Iniziamo con una, 700 watt, attacchiamo anche la seconda. Ok, 1800 watt in continuo senza problemi. Più su uno riesce ad andare, perché in questo caso è un carico resistivo, una resistenza che si scalda. Chiaramente sono partite le ventole, ma appena va via il carico smettono di girare. Il test che non sono sicuro di riuscire a passare è questo che faremo adesso con la lavastoviglie, perché è uno degli elettrodomestici che usiamo più frequentemente in casa e che hanno un consumo abbastanza importante. Uno magari mi dice: ma posso comprarmela, la carico coi pannelli o la carico di notte e poi la uso di giorno per fare la lavastoviglie, ma ce la faccio come potenza, come autonomia? Ed è proprio la prova che voglio farvi vedere con una classica lavastoviglie Bosch domestica normalissima, e non mi fermo a fare i test che faccio di solito con i fornetti, microonde eccetera, perché quelli li passate tutti quanti, non ci sono problemi ad usarla con piano induzione anche in mobilità, va praticamente tutto. Chiaramente non fatemi il test con un compressore a 2 cilindri, perché in quel caso lo spunto così grande non ce la fa a sopportarlo. Tante volte mi chiedono: le posso usare come UPS per delle pompe nei pozzi? Dipende dai cavalli della pompa. Tendenzialmente si potrebbe fare, però bisogna sempre vedere da pompa a pompa quanto spunto ha, per vedere se lei ce la fa, lei o qualsiasi altra power station. Proviamo a fare sta lavastoviglie. Bene, ho tirato fuori il cavo della lavastoviglie collegato alla C180P, adesso è acceso 100%, attiviamo l'uscita C. Lavastoviglie che si accende regolarmente, facciamo un ciclo normale, non ciclo eco. La facciamo partire, chiudiamo, adesso saliamo con pochi watt perché sono quelli della partenza, inizia a caricare l'acqua con la pompa, tra un po' vediamo quando ci sarà il picco, se riusciamo a superarlo, e se superiamo il picco vedremo se riusciamo a finire tutto il ciclo.
Fase di riscaldamento, come ben sentite sono partite le ventole in modo prepotente, perché adesso con il riscaldamento dell'acqua siamo a 1760 watt, ce la fa tranquillamente, ma partono le ventole. Mentre andiamo avanti vedete che siamo già all'88%, sono passati pochi minuti, ma è la fase dove chiaramente tira più giù la batteria. Una cosa curiosa, se avevate visto il video della Fossibot F2004, la stessa lavastoviglie in questa fase me la segnava 2 kW più o meno. Magari un giorno che avrò tempo misurerò realmente qual è il vero consumo di questa lavastoviglie. Andiamo avanti e speriamo di finire il ciclo, perché mi dà neanche un'ora di autonomia. Bene, aggiornamento, abbiamo passato la fase critica, adesso sta lavando, quindi dentro c'è l'acqua calda, il consumo è sceso a circa 40 watt, infatti si sono fermate anche le ventole e siamo al 75%. Diciamo che adesso sono più ottimista. Ok, qui andiamo avanti, siamo di nuovo in una fase di riscaldamento perché sono partite le ventole, consumo di 1800, siamo al 65%, ma il ciclo lo finiamo, dai, penso che le fasi critiche sono passate. Ciclo finito, vediamo un po', abbiamo ancora il 31%, lei suona. Finito senza problemi. Farei ora il test in bassa tensione sia per quanto riguarda l'alimentazione con le porte USB eccetera, e poi dopo proviamo ad attaccare dei pannelli per capire come carica e come si può caricare. Bene, facciamo un test di uscita DC, carica, 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 carica. Quindi tutte e 4 l'USB tipo A, più la power delivery, più la ricarica wireless che sta caricando. In questo caso ad esempio stiamo dando 60, quasi 70 watt in uscita solo sulle porte DC, compresa la ricarica wireless. Se tolgo la ricarica wireless vedete che scende notevolmente. Vediamo se mi riconosce la power delivery in modalità ricarica veloce. Carica rapida con 2 flash, quindi tutto regolare. Vediamo se mi riconosce in ricarica rapida anche dalle USB Type A. No, in questo caso passa in ricarica normale. Però tutta la parte DC si è comportata perfettamente. Nessuna anomalia neanche nei dispositivi che riconoscono la doppia ricarica. Anche in una giornata di produzione non eccelsa con i pannelli che sono parzialmente in ombra, utilizzando dei connettori a Y riusciamo a collegarne ad esempio 2, quindi ben 2 da 400 watt in parallelo, e riusciamo comunque ad avere una produzione decente di 325 watt in questo caso. Mi raccomando, l'ultima prova che abbiamo fatto dei pannelli solari, cercate di comprenderla, e voi direte la comprendiamo se tu me la spieghi, giusto? Se io ho un pannello 400 watt, diciamo 40 volt, poi è meno, ma diciamo 40. Se ne voglio mettere 2 perché magari voglio caricarla al massimo a 500 watt in tutto il tempo che posso perché mi stanno 2 pannelli, se io li metto in serie 40 volt più 40 volt fa 80 volt. Vado fuori massima tensione, la power station va in blocco. Se io li metto in parallelo, quindi con i connettori a Y, avrò circa 400 più 400 watt, poi non è una somma reale e non sfruttiamo mai al 100% i pannelli, ma proprio per questo se vogliamo avere più produzione li mettiamo in parallelo, quindi come tensione alla power station arriveranno sempre 40 volt, ma sfrutto l'ingresso di 2 pannelli, questo detto alla Carlona. E quello che ho fatto e quello che vi ho fatto vedere, in questo modo la carichiamo al massimo di quello che supporta. Poi se noi arriviamo con più watt o più ampere non importa, perché lei tirerà sempre solo i watt e gli ampere per cui è stato concepito il regolatore MPPT integrato. Detto questo siamo a fine video. Com'è questo prodotto? La serie 180 è sicuramente una delle più gettonate perché non costa tantissimo, ha un buon accumulo in questa versione maggiorato, la possiamo usare per fare un sacco di cose sia a casa che in mobilità. È un prodotto leggermente più caro della media, sì, dovete anche vedere com'è fatta, la qualità dei materiali, qualità delle componenti interne, l'assemblaggio, è full optional perché non va da una spesa, ci hanno messo anche la ricarica wireless che magari non la usa nessuno ma c'è, abbiamo la connessione anche se è solo Bluetooth per gestire tutti i parametri e comunque accenderla, spegnerla, gestire le sezioni senza andare necessariamente sul display. Insomma, un prodotto che a parità di watt si colloca comunque sempre un gradino più in alto della concorrenza. Fate le vostre valutazioni, se è un prodotto che vi può interessare per caratteristiche e qualità andate tranquilli perché è un prodotto assolutamente top. E ripeto, non lo dico perché sono rivenditore o perché mi pagano, ma perché è quello che realmente penso. È solo la mia opinione. Se vi è piaciuto il video un bel like, noi ci vediamo al
prossimo video, prossima diretta. Se passate in negozio a Torino, se ce l'ho esposta ve la faccio vedere e provare, magari contattatemi prima. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.